Come ti dicevo prima, sono stata tanto aiutata da persone totalmente random e questo cerco di farlo anch'io tutti i giorni, cioè essere più buoni col prossimo e fare un se posso aiutare qualcuno lo faccio. E per me questo è un valore e sì, cioè se posso dare un consiglio, se posso supportare qualcuno, come hanno fatto con me. Francesca, grazie mille per essere qui con noi oggi. Io direi di cominciare con una domanda introduttiva che è un po' quella di rito, chiedendoti con chi siamo oggi? Chi è Francesca Serafin? Ad oggi Francesca Serafin è la founder di Serà Fine Silk, che è un brand di accessori in seta fatti in Italia. Ok? Non so se lo sai, il nome del brand è un gioco di parole col mio cognome. Serà, vabbè, Fine Silk perché seta di qualità e Serà anche perché, magari poi te lo racconterò, io facevo un'altra cosa, avevo un'altra, diciamo, carriera che avevo iniziato e poi ho deciso di cambiare e dicevo ma lo faccio, non lo faccio e un mio amico mi fa dai Franci che sarà, dico perfetto, sarà, quindi succederà. È quello E poi il vabbè, percorso Fine da Silk, intraprendere. esatto. Allora, visto che insomma mi hai un po' introdotto anche l'argomento e quello insomma che ti avrei voluto chiedere, come è cominciato il tuo percorso con il tuo brand? Cioè c'è stato un momento in cui tu hai sentito, non so, magari anche un incontro con una persona, con questo tuo amico che mi dicevi, che t'ha segnato, ti ha fatto effettivamente capire, ok, è questo il percorso che devo intraprendere. Sicuramente le persone che hanno fatto parte della mia vita e che tuttora alcune ne fanno parte mi hanno influenzata in qualche modo. Penso che sia proprio normale che cioè, noi siamo la somma delle persone che frequentiamo. E io ho iniziato la mia, diciamo, carriera Carriera? studiando giurisprudenza e poi ho fatto delle esperienze anche all'estero, in Cina e in America e ho lavorato un piccolo periodo a Milano. Ho poi, come ti raccontavo, ho fatto un master in diritto della moda, insomma, Hai fatto varie esperienze, ero insomma. indecisa, cioè sapevo che non volevo fare l'avvocato, ma non volevo dirlo, ammetterlo a me stessa, quindi mi sono data altre possibilità. E poi un giorno sono andata a pranzo con un amico e c'era un suo amico che mentre parlavamo mi fa: "Ma tu quando inizi a lavorare nella moda?" E io ho detto: "In che senso?" E fa: "Si capisce che tu vuoi fare quello e non vuoi assolutamente fare l'avvocato." Ho detto: "Ah." E casualmente lui aveva un e-commerce e mi ha detto: "Ma ti vedo molto appassionata, non è che mi vuoi aiutare ogni tanto?" E quindi mentre facevo ancora la pratica ho iniziato a lavorare per lui il weekend, poi è diventata una cosa più continuativa e Ok. ho lavorato un periodo con lui e da lì poi ho capito che forse avrei potuto creare una cosa mia. Io trovo in realtà dei punti di connessione con un'intervista che abbiamo fatto recentemente con Fabio Attanasio, che so essere anche un tuo caro amico, che Esatto. lui effettivamente ha fatto un percorso molto simile al tuo, cioè ha studiato giurisprudenza, lui in realtà non ha mai fatto nemmeno un giorno di pratica e poi però ascoltandosi nel profondo, come dicevi anche prima, ha capito effettivamente che quello del diciamo, ambito sartoriale, ambito moda, era la strada che doveva intraprendere. Quindi ti chiedo, c'è stato magari No, qualche infatti, scambio infatti con Fabio Attanasio? ti svelo un segreto, è un mio carissimo amico e abbiamo studiato insieme all'università, eravamo nella stessa classe e a quel pranzo che ti dicevo ero con Fabio e un suo amico. Vedi? Quindi sicuramente, come dicevo, Ha il influito nostro lui. contesto, ma sicuramente, ma poi tutti quelli che frequentiamo ci danno dei valore aggiunto, quindi assolutamente. E essere appassionati di bellezza è un grande driver per me, le persone che frequento, quindi sicuramente sì. Sicuramente ha giocato un ruolo importante da questo punto di vista. Sì, tante persone hanno fatto parte della mia vita anche per brevi periodi e devo dire, che mi hanno lasciato delle impronte importanti. Importanti. Proprio in merito a questo, che cos'è che tu riconosci nel tuo quotidiano, nel lavoro che fai, poi nella vita di tutti i giorni, no? Con il tuo brand? Cioè, riconosci un valore che c'è nel tuo quotidiano, magari, non so, l'incontro con le persone, con i clienti, con i tuoi collaboratori, il fatto di lavorare in una direzione e far crescere un brand che comunque è un po' come un figlio, no? Immagino. Lo Sì, riesci a riconoscere? sì, e anche trovo che mi piace molto
sia il contesto, cioè proprio tutto il contesto in cui lavoro, quindi sia il mio team, che cerco di crescere e dare il meglio di me, anche fargli capire e vedere quello che io ho visto e magari non commettere gli errori che dei miei mentor hanno fatto con me, ne farò sicuramente altri, ma Fa di parte, farli, penso, del di percorso di farli crescita, no? crescere, esatto. E poi anche tutte le persone che frequento, dai clienti alle fiere a cui partecipo, sì, credo che forse questo mio contesto particolare di moda maschile, sartoriale, sia un po' un mondo dei balocchi. Forse sono io che sono una naif, non so come dire. Tutti dicono, ah, nella moda sono spietati, sono cattivissimi. Io trovo che invece, fino ad ora, ho incontrato così tante persone che mi hanno aiutata senza volere niente, solo per la gioia di Di condividere e contribuire anche contribuire a creare qualcosa di bello. Ed è qualcosa che voglio fare anch'io e che cerco appunto di fare nel tuo quotidiano. nel mio quotidiano. Collegandomi a questo, anche una mia curiosità personale, come mai hai scelto un brand diciamo, gli accessori di lusso maschili? Perché non magari accessori femminili? Ma in realtà è tutto nato un po' per gioco. Ok. Io ho sempre acquistato dei tessuti da sempre per farmi fare degli abiti. I miei Do- genitori sono entrambi, diciamo, designer, quindi, ok, quindi però nel campo, mia mamma è un'architettrice, mio papà è un architetto, quindi diciamo un altro campo, però sicuramente un po' di bellezza ok, me l'hanno trasmesso. l'hai Sì, presa. sì. E quindi compravo questi tessuti, ho comprato delle sete vintage, avevo fatto fare un fazzolettino da taschino a un mio ex storico e la gente ha cominciato a dire ma che bello, ma dove l'hai preso? L'ho fatto io. Parliamo di 10 anni fa, quindi non c'erano ancora tutti questi brand che facevano cose in seta Ok. colorata e appariscente, era tutto molto tinta unita, Standardizzato. sì, non c'era tanto di questo. Non so se probabilmente ci hai fatto caso, c'è stato un filone di occhiali, un filone di costumi da bagno, cioè io ho visto che Sì, sì, sì. ciclicamente ogni 2 anni c'era un nuovo filone e all'epoca non c'era ancora, poi dopo ovviamente da lì a 6 mesi, in 8 ho È iniziato, evoluto. ma come è normale che sia. Però per me è stato veramente così e quindi ho detto, ma vediamo cosa si può fare, no? Cioè perché c'era veramente interesse e quindi da lì a 3 settimane dopo ho organizzato tipo una specie di evento di lancio con le mie 0 competenze, quindi cioè inventato da me così, però era andato molto bene. Mi ricordo avevo venduto tipo 50 fazzolettini da taschino in una serata, che quindi Ok. era un bel... E poi avevo messo una foto su Instagram, parto 10 anni fa, quando Instagram non lo Quindi usava proprio nessuno, Instagram stava agli albori, e mi ha letteralmente. scritto subito un tipo, mi dice, ma dove posso comprarlo? Hai un e-commerce? E io dico, no, aspetta. E quindi nella notte mi sono messa a studiare cosa faceva un e-commerce e da lì una settimana ho lanciato il mio e-commerce fatto da me, quindi figurati. Durante quel periodo tu ancora Ancora studiavi, lavoravo. lavoravi, ok. Sì, Quindi hai sviluppato entrambe sì, ma le strade in parallelo. sì, 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 perché era ancora un'idea di dire vediamo che cos'è, se si può fare. Non avevo un vero progetto, forse l'unico rammarico che ho è che avrei voluto essere un po' più strutturata dall'inizio. Avrei voluto fare un business plan e dire ok, allora questo è lo step, poi si fa così, poi fai così. Invece hai fatto tutto un po' a braccio, tutto sommato è andata È andata bene, bene, insomma, non ci possiamo però lamentare. no, vabbè, poteva andare meglio, nel senso, e adesso invece Ok. facciamo meglio. Mi ricordo ogni tanto, perché anche Gaetano, che è un altro ragazzo che hai Gaetano intervistato, Dangiulli, con cui abbiamo avuto il piacere di parlare. con cui ho collaborato all'epoca quando lui lavorava per un altro brand e entrambi vendevamo per The Rake, Ah, che è un ok, il magazine magazine. molto famoso di sartoria o comunque di prodotti di nicchia maschili e lui invece vendeva, cioè era lì il rappresentante di un altro brand e siamo diventati amici. Ok. E quando dicevo, ma non lo so cosa devo fare, mi diceva, Franci, tu ti devi strutturare perché ovviamente lui è più Lui è più, diciamo, numerico. sì, 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 più, diciamo, E- mindset, ma giustamente, e aveva assolutamente ragione, io invece avevo questo lato un po' di diciamo, creativo anche creativo, sì, sì, sì. nell'approccio e nello sviluppo. Insomma, mi hai parlato, no, del fatto che tutto quello che produci è made in Italy, realizzato, no, in maniera... Realizzato a Como. Pensa che Ah, al tra momento l'altro, anche, ok. eh no, certo, la seta di Como è è la seta migliore al mondo o almeno così Ah, dicono. parliamone di questo, assolutamente sì. E io ho scelto di produrre a Como per questo.
e inoltre tutto è fatto con estremo dettaglio. Tutti i fazzoletti da taschino sono fatti con l'orlo a mano. Pensa che per fare un fazzoletto da taschino ci vogliono 45 minuti. Wow. E quindi anche questo ti dà proprio l'idea del... E perché? Guarda, te ne faccio vedere uno che ce l'ho qua. Se vedi, l'orlo ha un'imperfezione, cioè è perfetto ma imperfetto. E generalmente anche dei brand di grande lusso non si fa a mano, ma si fa un mano macchina, vuol dire che solo gli orli vengono chiusi a mano, tutto il resto fatto a macchina. E per me questo è un dettaglio per te stesso. E in tutti i miei prodotti metto dei piccoli dettagli che sono solo per chi, cioè per chi Bellissimo. lo acquista, per vivere un'esperienza diversa. La seta di Como, ti dicevo, la migliore al mondo, e perché? Sia perché hanno una storicità, perché essendoci C'è una l'acqua potevano tradizione coltivare i dietro, bachi, ok. eccetera, ma anche dal punto di vista della stampa, quindi non è solo di qualità della seta stessa, ma anche della stampa, quindi una qualità di stampa, un fazzoletto da taschino, il retro non deve mai essere bianco. Se è bianco vuol dire che è una stampa non di qualità, perché per stamparla con più struttura ci vuole di più e costa di più, e quindi tutti cercano di, Ok. diciamo, di Wow. ottimizzare. E Wow. questo invece dovrò ottimizzarlo, persino come dicevo il packaging al momento lo faccio a Como. Ok. Questo magari... Quindi tutto Sì. realizzato made in Como in realtà, Sì, non è, esatto, neanche non Made è in Italy, nemmeno Made in made in Como. Italy. Made in Como, sì. Fantastico. Tutte le nostre collezioni sono ispirate alla bellezza dell'Italia. Quindi non è solo che noi disegniamo tutto, ma tutto è ispirato a qualcosa. Quindi abbiamo, non so, i fazzoletti da taschino che vengono... questa è Nebbiolo, ed è una fantasia declinata in 5 colori, e i 5 colori sono i 5 aromi principali che senti quando bevi quel vino. Quindi quando tu indossi il fazzoletto, indossi un pezzo d'Italia. O ho la pochette, non so, Capri, la pochette dedicata ai Che fiori. bello. Avevamo fatto l'altro giorno un workshop con un famoso naso che ci faceva sentire i profumi legati diciamo, alla storia del fazzoletto, perché per me deve essere un racconto. Ed è tutto un racconto legato a come io vedo l'Italia. Quindi forse questo può rispondere alla domanda dopo, che cosa voglio trasmettere. Sono la mia percezione della bellezza, che quindi può capirsi o non capirsi, È una però di come visione io voglio soggettiva. raccontare. E quindi avevo Certo. scelto, ad esempio, c'è una collezione che si chiama Fiori Italiani, sono 5 fiori che mi ricordano qualcosa legata all'Italia. Quindi c'è il Bougainville, e mi ricordo quando ero da piccola che andavo in Sardegna con i miei e vedevo questi grandi Bougainville viola camminando, e quindi c'è questa pochette che si chiama così, o fiori d'arancio, fiori di limone. Ma non è per essere trendy come fanno tutti che fanno la cosa Capri perché Sì, è sì, trendy, per me è proprio un racconto. un E qualcosa che tu ricolleghi a un tuo vissuto, sì, è una cosa un'esperienza che mi è che ti ha piaciuta, che vorrei segnato. raccontare. Se qualcuno mi dice cosa mi vuoi raccontare dell'Italia, ti voglio raccontare questo. Splendido. Io sono veneta, come dicevo, e quindi per questo abbiamo anche tante collezioni legate ai vini. Le mie prime collezioni erano la Ripasso, che è Ah, appunto ok. questo vino che è famoso perché le bucce dell'amarone vengono ripassate e quindi si chiama Ripasso, quindi è un vino mediamente strutturato. E quindi poi avevo fatto del pairing con il vino perché mi piace appunto, come mi raccontavi tu prima, trasmettere Trasmettere. l'Italia. E, e quindi poi adesso ti chiudo con questo aneddoto che un po' racconto sempre, però forse è quello più iconico. Ho un'altra collezione che si chiama 5 isole del nord, che sono delle 5 isole che sono vicino a Venezia. Quindi, Ok. vabbè, Murano, dove si fa il vetro, Murano, Burano, queste isole Pellestrina, qua. esatto, sì, quelle Ok. 5. E vabbè, quella arancio è Murano perché quando si fa il vetro subito è arancio e poi quando si raffredda prende il colore Prende il colore e quindi, che si vuole. o non so, c'è Sant'Erasmo che è l'isola dei carciofi, quindi è verde con dei dettagli viola, e poi ce n'è una che è rosa. E tu dici perché? Perché ero con i miei in barca, stavamo andando in quest'isola, è un'isola buffissima, se vi capita andateci, di 40 abitanti, e sono tipo sereni, loro lasciano anche le porte aperte, è proprio un'isola dove non va nessuno. Dove E c'è spensieratezza. sì, e c'era questo tramonto rosa incredibile, Ah. e tutta l'acqua era rosa, e dico, mamma, guarda, sembra seta. Lei mi fa, Madonna, solo se Sei potevi fare. ossessionata. Sei ossessionata. Però è così, per Letteralmente. me è la tattilità, quindi perché anche seta, no? Mi chiedevi prima perché l'uomo è capitato, ma amo l'eleganza maschile. Hai in Quindi mente di svilupparlo anche per sulla donna? donna Curiosità?
espandendo recentemente ho fatto un po' di foulard, perché io uso tantissimi foulard, tra l'altro non aveva senso non farli, visto che... Visto insomma l'ambito Sì. e la seta, No, ma visto che appunto. anche mi piacciono molto. Ok. E poi adesso abbiamo fatto i twilly, degli elastici per capelli, gli scrunchies, e sicuramente in futuro vorrei fare qualche altro progetto che ho in Hai in mente, che mente? lanceremo presto. Ok. Però sì, per il momento diciamo, sai, all'inizio ero anche un po' dubbiosa perché mi è capitato qualche uomo un po' sciocco, qualche cliente in passato che mi dicevano: ah, ma tu sei una donna, fai le cose da uomo, ma quindi questo fazzoletto rosa è da donna? E io dicevo: no, cioè nel senso, che problema c'è se è rosa e che Certo. problema c'è se sono una donna? Anzi, credo che forse a un uomo possa fare anche piacere un punto di vista di una donna, perché è comunque una sensibilità diversa Diverso, e assolutamente sì. la percezione anche dell'estetica può essere leggermente diversa e quindi potrebbe far piacere anche il fatto che sia una cosa vista da una donna. Hai mai trovato un po' magari delle frizioni, non so, delle situazioni in cui hai sentito che ti facevano un po' pesare che appunto no, comunque il menswear appunto è dominato dagli Dagli uomini, uomini, certo. no? Dagli stilisti, dalle persone anche dietro i brand, i founder stessi. Hai mai trovato qualche diciamo, Allora, difficoltà da questo punto di vista, anche non so, nel relazionarti o che magari qualcuno ti ha fatto notare questa cosa che... io personalmente non mi sono mai sentita, diciamo, a disagio, nel senso che sono anche cresciuta con... ho tanti amici maschi, da Ok. sempre, ho fatto sport maschili, nonostante mi senta comunque molto femminile, non di quelle donne che hanno rinunciato alla femminilità, anzi adoro i Mhm. tacchi e tutto il resto, ma effettivamente trovo che sia un mondo maschile e quindi delle volte mi sono sentita esclusa semplicemente perché ero una donna. Quindi facevano, non so, avevo detto anche una volta mi ero lamentata con i founder di Drake perché le avevo detto: scusate, voi fate queste cene tipo i 10 uomini più eleganti al mondo, piuttosto che e invitate tutti i founder sostanzialmente dei brand, ma io non potrò mai venire perché sono una Chiaro, donna e non è giusto, dico, perché quindi mi tagliate fuori. E chiaro. questo forse un po' sì. O dall'altro lato c'è un, un altro magazine che mi aveva detto: ah, facciamo questo evento dei migliori sarti, bla bla bla, dai, hai smoking, magari puoi venire e ti metti un bell'abito. Io ho detto: no, io metto Vengo un in bellissimo, smoking anche io. infatti no, io metto un bellissimo smoking, Certo, ma, ma non perché voglio, io amo gli abiti da sera da donna, tra certo, l'altro, certo. però cioè, l'ho trovato un po'... e quindi, insomma, chi non mi conosce mi dice: ah, sei sempre così abbottonata, sei sempre così rigida. E io dico: no, vabbè, certamente quando lavoro voglio che mi guardi gli occhi. Certo, certo, Cioè, certo. è Che quello mi che... giudichi per quello che Sì, faccio e per la qualità del lavoro che produco. certo, e quindi sicuramente a volte può essere un po' difficile, ma credo che insomma Fa sia... parte capita a tutti, in tutti di i quelle contesti. sfide, no? No, ma non è sfide, è semplicemente quando ti trovi, sai, anche un po' cameratismo, 10 uomini, una donna, Certo, cercano un po' di farti la battuta che ti certo, mette, ma... certo. o la Fa parte un po' scarzadura. del gioco. In realtà voglio fare un passo indietro riprendendo i discorsi che facevamo prima su no, tutte queste esperienze che hai fatto anche quando eri piccola, che ti hanno in qualche modo segnato o comunque ti hanno arricchito dal punto di vista, no, dell'immaginario, perché lo precisiamo, tu non sei solamente la founder, ma sei anche la creative del brand. Queste esperienze che hai fatto sono state significative? Hanno lasciato un segno che poi ti ha aiutato a sviluppare quello che hai fatto, insomma, che stai facendo adesso? Ehm, allora, sicuramente sì. Ok, Io dico sempre, siamo la somma delle cose belle e brutte che ci sono successe nella nostra vita e sta a noi poi elaborarle e trarne il meglio. Ho fatto tantissime cose belle e sicuramente ho viaggiato tanto con la mia famiglia, ho viaggiato tanto da sola, viaggio tuttora tantissimo e adoro, anche tanto per lavoro ed è un'esperienza meravigliosa poter conoscere culture diverse anche attraverso i miei clienti, quindi conoscerle davvero, non è solo il viaggio di piacere certo. da turista che Vivere, fai, vivere ma proprio l'esperienza. cioè mangiare con loro, farti raccontare da loro come si vive lì, la cultura, ed è secondo me una fortuna incredibile che ho. E poi sicuramente aver fin da piccola vissuto in un contesto di
dedicato alla bellezza, quindi dal come si apparecchia la tavola al quadro che appendi, sicuramente mi ha trasmesso in maniera anche così innata. Un po' un processo osmotico. Sì, ma anche le persone che frequentavano la mia i miei genitori, ho un caro amico, 2 o 3 cari amici dei miei che per me sono come degli zii, che erano magari medici, quindi non necessariamente nell'arte, però che mi hanno trasmesso, non so, la passione per i dettagli e per le scienze, piuttosto che, cioè ognuno mi ha trasmesso Ti ha in qualcosa. qualche modo contaminato in maniera positiva, no? Lasciandoti qualcosa Credo di sì, ed da è lì sviluppare. poi che ho voluto questa cosa di stare attenta ai dettagli, che per me è un po' quello anche il Made in Italy, no? Era un topic, un argomento e una domanda che ti avrei voluto chiedere, visto che insomma abbiamo parlato, no, del Made in Como e appunto è materia che noi trattiamo, il Made in Italy. C'è una definizione che Francesca ha del Made in Italy? Un Il Made qualcosa in che Italy, se tu pensi al Made in Italy riconosci essere uno dei, diciamo, dei valori o magari una definizione, un qualcosa che per te rappresenta il Made in Italy. stavo per dirti il Made in Italy è il ben fatto, ma in realtà forse è qualcosa ancora, una sfumatura di questo, è il fatto con creatività, quindi è il fatto a mano, e per questo anche ti facevo vedere l'orlo, che vedi che era imperfetto ma è bellissimo, è un po' questo forse il Made in Italy, che non è la cosa standardizzata, è la cosa che è un pochino una diversa dall'altra, Particolareggiata. ma fatta con amore, con dedizione e con creatività, che è una cosa che un po' caratterizza gli italiani, no? Di riuscire a tirare fuori qualcosa da un blocco di marmo che dici, boh, è lì, piuttosto che stampare delle fantasie particolari su una seta, piuttosto che intrecciare la pelle in modi iconici. Questo è un saper fare, ma anche un saper fare con quello che hai, che è questo, no? Per me. Poi, ecco, noi recentemente, parlando anche con Fabio Attanasio, lui la definizione che mi ha dato di Made in Italy è proprio questo, legato al fatto che noi siamo nati in uno dei paesi, se non il paese più bello del mondo, perché ha talmente tante sfumature, ha talmente tante differenze da anche semplici microclimi a livello di patrimonio culturale e artistico, quindi siamo nati fortunati e allo stesso tempo questa bellezza da cui siamo circondati in qualche modo ci ha contaminati, no? Certo, assolutamente. Quindi vedi talmente tante sfaccettature e sfumature che anche in maniera indiretta ti influenza, no? Soprattutto per le persone che riescono a cogliere queste sfumature qua, no? Queste differenze qua. E quindi ecco, trovo anche dei punti di contatto a livello di definizione di Made in Italy con quello che ci ha detto Fabio. Facendo invece più un focus sulla Francesca persona, c'è stato un momento in cui, magari anche un momento di difficoltà, in cui tu hai eh, considerato, riconsiderato delle scelte che hai fatto, il percorso che avevi intrapreso? C'è stato un momento che fa parte, insomma, anche il percorso imprenditoriale, il percorso anche di crescita, perché sempre di crescita comunque, di proseguire, no? Di far crescere un progetto anche di vita. C'è stato un momento che Eh, riesci a riconoscere? Beh, sicuramente passare da una strada ben delineata, quindi fare 5 anni di università, fare 2 stage all'estero e poi iniziare a lavorare a Milano e poi a un certo punto, anche studi prestigiosi tra l'altro, lasciare per fare una cosa diversa richiede un po' di follia. Il certo per l'incerto, no? Richiede un po' di follia e quindi questo implica sicuramente grandi incertezze che, non ti nego, mi sono trascinata poi per qualche anno, perché chiaramente uno inizia e non è che dal giorno dopo tutto funziona, Certo. anzi, è Richiede all'ordine tempo. del giorno avere delle piccole, diciamo, difficoltà. Poi la verità è che col tempo diventi più sicuro e dici non è nulla, non è nulla che non si possa gestire. Quando sei più giovane e più inesperto è sicuramente fa più Più paura. difficile da Fa più gestire. paura e hai anche meno credibilità anche nei confronti di te stesso, di dire ce la posso fare, perché tu te lo puoi raccontare, però finché non lo vedi fatto. Finché non vedi nell'atto pratico. Quindi Chiaro. sicuramente devo dire il passaggio da una carriera all'altra è stato, mi ha dato del pensiero,
ma sono stata dall'altro lato molto fortunata perché sono stata molto supportata dagli amici, dalla famiglia, dalle persone che mi volevano bene. Tutti mi sono detto no Franci ce la puoi fare anche nel momento in cui appunto hai un po' di sconforto. Anche dai genitori? Nel senso, quando gli hai detto comunque volevi Questo fare è un quel argomento cambio, un po', questo è un argomento un po' così. te lo faccio perché immagino, nel senso Certo, comunque, sai, parliamo di generazioni diverse, quindi hanno un po', diciamo, una concezione, no, del fatto del lasciare il posto fisso, sì. fisso, No, 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 la strada, tranquillo, certo, certo. la strada, insomma, battuta per la strada quella un po' dell'incerto, come dicevamo prima, no? Quindi immagino, insomma, non sia stato facile. Allora, Come è andata? Gliel'hai detto subito no, no, anche? sì, allora Ok, quello sì, ma sicuramente, cioè da un lato ovviamente mi hanno supportata, dall'altro non ti nego che in particolare mio papà ha sempre avuto delle grandi perplessità, mi diceva, cioè, anche fino a diciamo l'anno scorso, se avessi avuto una figlia avvocato, e io dico, avresti avuto una figlia infelice, perché io mi sveglio la mattina e sono felice di fare quello che faccio. Ed è un tipo di sensazione che credo che chi non fa quello che ama non lo sente. Quando io mi svegliavo, andavo in ufficio, facevo la pratica, nonostante stessi in uno studio, tra l'altro, prestigioso. no, di avvocati coccolosi li Ah, chiamavo, sì, sì. nel senso che erano delle persone umanamente incredibili, e che, cioè veramente belle persone, nonostante ciò io non ero contenta perché non mi piaceva quello che facevo. Ricordo quando studiavo per fare l'esame d'avvocato, che a un certo punto dicono, un professore fa, è uscita questa sentenza della Cassazione, non vedo l'ora di leggerla. Io ho pensato dentro di me, farei qualsiasi cosa pur di Per non non cioè, leggerla. mi sembra un incubo l'idea di leggermi 16 pagine di una cosa noiosissima. E quindi invece mi sembra un sogno stare sveglia anche fino alle 3 di notte, piuttosto che lavorare il sabato e la domenica per pensare a un pattern, per Creare andare, un andare a qualcosa. vendere in America e lavorare tutto il weekend e non dormire. Penso che bello, non vedo l'ora. Quindi è questo che mi rende felice. Per fortuna alla fine sono riuscita a trasmettere questo concetto anche appunto a mio papà che era più dubbioso. Dall'altro lato capisco che dal parte di vista di un genitore uno si preoccupa anche della stabilità economica, e dall'altro lato ovviamente quando tu inizi un business, tranne nei casi estremamente fortunati, non è che va tutto bene subito. Certo. Quindi capisco la sua preoccupazione, dall'altro per fortuna penso di averlo abbastanza rassicurato nell'ultimo periodo. Le cose, insomma, sono andate Beh sì, come ti raccontavo, questo dove siamo adesso è il nostro nuovo store che abbiamo aperto a fine novembre, quindi per me anche questo è un grandissimo... soddisfazione. Assolutamente, cioè sono passata da essere in un piccolo, da lavorare da casa ad avere un piccolo showroom, a aprire insomma qui in Cinque Vie, che per me è un... Non so se conoscevi già quest'area? Conoscevo, sì, 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 c'ero passato. Insomma, dopo che sono firmato il contratto ho detto wow, ma sono a 600 metri dal Duomo, e anche lì, cioè, sono delle cose, non so, Dei traguardi assolutamente che ti sì, danno soddisfazione, ma io penso anche riesci un po' a visualizzare, no? Anche per il discorso che facevamo prima, della la crescita del progetto, no? certo, Del fatto di fare step in avanti, no? assolutamente. Di tutto quello in cui credevi, credi ancora, cui lavori quotidianamente, sta producendo dei risultati. Perché comunque, insomma, avere uno store tuo, avere qualcosa di fisico Certo, è un qualcosa un po' una riprova anche per te stesso, come veramente letteralmente dicevamo prima, il fatto di dimostrare, no? Dare la prova che quello che stai facendo effettivamente sta funzionando. sì, ma poter anche raccontare queste storie come raccontate voi finalmente di persona, perché le raccontavo solo in fiera, no? E invece mi è capitato che è venuta una signora americana, è entrata, gli ho raccontato appunto questa storia di Murano, le è piaciuta così tanto che poi ci ha invitate a fare degli eventi per il suo, lei lavora in una società tech, per Ok, raccontare e offrire ai suoi clienti un'esperienza legata all'Italia, wow. raccontandogli dei nostri foulard e facendo poi un pairing con il vino. Quindi, cioè, tutto ciò di cui abbiamo parlato si, diciamo, Si riconnette a questo discorso qua. quindi anche lasciare un'impronta dell'Italia, raccontare la bellezza dell'Italia che c'è e tutti vedono sì sui giornali, in TV, però credo che quando la vedi davvero è una È cosa diversa. l'esperienza offline di persona è un qualcosa di arricchente in maniera diversa. Senti, un'altra domanda. C'è un qualcosa per cui tu vorresti essere ricordata come persona, come valore di Francesca? Come ti dicevo prima, sono stata tanto aiutata
da persone totalmente random e questo cerco di farlo anch'io tutti i giorni, cioè essere più buoni col prossimo e fare un... Se posso aiutare qualcuno lo faccio. E per me questo è un valore e sì, cioè se posso dare un consiglio, se posso supportare qualcuno, come hanno fatto con me, perché se io non avessi avuto tutte queste persone che veramente ho incontrato, cioè una persona conosciuta in aereo, cioè ovunque, che mi hanno dato quella forza di fare, di Quel crederci, passo in più. per crederci, per me è importantissimo perché tutti abbiamo dei sogni nel nostro cassetto, anche tu credo, e Assolutamente sì. sentire che le persone credono in te e ti vogliono aiutare, ti dice, ok, allora non sono solo io che credo in me stesso, ma quando ci credono anche gli altri, è lì che ti senti veramente appagato, credo, o Certo. comunque più forte, perché tutti abbiamo un po', appunto, come chiedevi prima, dei Momenti, piccoli no, momenti di di down, sconforto, assolutamente. perché fa Fa parte parte della della vita. realtà. E questo è una cosa che vorrei trasmettere per lasciare un piccolo segno. E poi ovviamente l'amore per l'Italia, e questo lo trasmetto con i miei prodotti, quindi raccontare una piccola storia e portarla con te. Francesco, vorrei concludere questa bella chiacchierata Mm? con un'ultima domanda. Se c'è un aneddoto, un incontro anche con una persona, un'esperienza di vita che hai fatto in questi anni che ti ha lasciato un segno, ti ha segnato in maniera positiva, che vuoi condividere con noi. Sono andata con un'amica Siamo tutto orecchi. a una cena, tipo alunni Bocconi recentemente. Era una cioè era una presentazione, non so, bla bla bla, e poi c'era la cena e bisognava sedersi però dove volevi. E io dico a lei, dai, aspettiamo a sederci, vediamo dove si siedono le persone, così cerchiamo di sedersi un tavolo di persone più interessanti. Interessanti, eh? E abbiamo aspettato troppo, non c'era più posto. No. Abbiamo dovuto chiedere di poi a qualcuno, cioè un host ci ha accompagnato per farci spostare le persone e farci aggiungere. E ho pensato, vedi, questo è un po' forse un errore che io tendo a fare. Forse a volte bisogna cogliere le occasioni. Mi è capitato Buttarsi di più. buttarsi di più, essere meno, per quello dico dare coraggio, perché mi sono capitate delle situazioni belle e non ho saputo coglierle. Pensa che quando avevo appena iniziato a fare appunto questi fazzolettini da taschino li facevo con della seta vintage, quindi era un provvedimento limitato perché era quello che era e non riuscivo ancora a elaborare come poterlo fare speciale ma in grande scala, quindi poterlo vendere. Fatto sta che all'epoca andavo tanto a Londra, entro da Harrods per vedere che cosa vendono di maschile, no? Quindi guardo il piano degli accessori e c'era un commesso, inizio a fargli un po' di domande, gli dico ma avete delle pochette, che cravatte avete, che cosa vendete? E lui mi fa ma perché mi fai tutte queste domande? Faccio no, guarda, io sto lanciando un mio brand, l'ho appena lanciato e volevo un po' capire, non so, le esigenze del mercato, ma mi fai vedere? E faccio sì, certo, quindi avevo questo piccolo e-commerce. Lui Ok. fa no, bellissimo. Mi ha fatto un ordine personale di 700 pound e poi mi fa tu domani devi chiamare la buyer perché queste cose sono incredibili. Tu sai che non l'ho mai chiamata. Veramente. Per questo raccontavo quella E storia. come mai, se ti posso chiedere, perché Perché ho non l'hai avuto paura. chiamato? Ho avuto paura, ho detto non sono pronta. Perché se poi mi vuole 100 pezzi di questi io non li posso produrre, se poi faccio una brutta Brutta figura, figura. e invece la brutta figura l'ho fatta, cioè la brutta figura con me stessa alla fine, perché non sono stata abbastanza coraggiosa. No, comunque ormai vendiamo in 200 negozi nel mondo, sono molto contenta, quindi insomma stiamo crescendo. Però sì, cioè, ho un po' dei rimpianti, ecco, anche altre piccole occasioni che ti si presentano e tu magari non sei... Non ti Aspetti, senti, non ti e poi senti lì stai, all'altezza. attendi e poi ovviamente passano, sai, dicono certi Quindi un treni, po'... però poi di treni in realtà ce ne sono Ce ne sono tanti. tanti. Francesca, grazie mille per questa conversazione. Grazie a voi per l'opportunità. È stato un piacere e abbiamo finito. Grazie.